Ciao a tutti, bentornati sul canale Indy87 Knives and Axe. Allora ragazzi, oggi questo video vi parlo un attimino del Cold Steel Trailmaster in varie versioni e ve le farò vedere una per una, e ci sarà anche, vi preannuncio, un piccolo spoiler di cui sono lieto di parlarvi, appunto, e di cui poi parleremo insieme. Allora, Cold Steel Trailmaster, e trova l'intruso, abbiamo come vedete il Cold Steel Laredo Bowie. Poi vi spiegherò perché c'è questo intruso qui in mezzo. Parlando del Cold Steel Trailmaster, volevo farvi vedere la differenza, appunto. Questo è il Cold Steel Trailmaster. Cold Steel negli anni ha cambiato qualcosina. Questo qui è il Cold Steel Trailmaster che abbiamo usato nel video l'ultima volta che avete visto, è la nuova versione in questo caso, e la riconoscete dalla scrittura, dal logo Made in Japan e dal nuovo logo marchiato Cold Steel. Lo vedete in questo lato. Nel lato, diciamo, frontale, ok, la scritta Trailmaster Samurai è restata invariata, mentre nella versione vecchia produzione, ringrazio Andrea, adesso è un po' oliato, c'è un po' di, la lama è oliata, ringrazio Andrea che me l'ha ceduto questo Cold Steel ormai qualche mese fa. Questa qui è una vecchia versione, quindi ho la possibilità di farvi il confronto, e vedete che la scritta Made in Japan e il logo Cold Steel è diverso. Vedete, quindi qui potete vedere la vecchia versione sopra, la vecchia versione sotto, la nuova versione sopra. Vedete anche la scritta Made in Japan, Made in Japan. Per il resto, manico in Kraton è cambiato veramente poco, anche a livello di prestazioni. Il Cold Steel di nuova realizzazione, di nuova produzione, c'è stato un cambio di azienda, il presidente Thompson ha lasciato l'azienda, ma al momento, per quanto mi riguarda, posso confermare che almeno in questi modelli Made in Japan la qualità è rimasta alta, molto alta. Lo vedete anche da come è il coltello dopo il test che avete visto nel video contro il Michigan Bowie. Qui invece abbiamo il Cold Steel Trailmaster versione O1 Made in Taiwan. Vediamo se vedete, O1 High Carbon Taiwan, coltello che ho ormai da 5-6 anni se non erro, e lo vedete, questa qui è una versione che ho feci customizzare ormai 3-4 anni fa, adesso non ricordo, comunque qualche anno fa, da Giuseppe Lovaglio. Vedete qui è riportato Giuseppe Lovaglio Customized, ok, la scritta Trailmaster, e la mia idea fu di sostituire il Kraton con un manico in micarta, in questo caso micarta brown, la guardia restata originale, e Giuseppe Lovaglio ha fatto un grandissimo lavoro, preciso e robusto, soprattutto perché poi questo coltello l'ho usato, e su questo coltello appunto, che lo ha reso un pezzo unico, se vogliamo, oltre al fatto che non c'è paragone rispetto alla qualità e alla resistenza e la durata di un bel manico in micarta brown fissato con un tubino flangiato in questo punto, quindi ultra robusto. Ok, grande lavoro di Giuseppe Lovaglio. Successivamente poi, qualche anno dopo, venuto in possesso di questo Laredo Bowie bellissimo, che aveva il manico però in coco bolo, versione Made in USA Carbon V, ok, ho sentito Giuseppe, e c'è un po' di grasso sulla lama, per farlo customizzare, e gli chiesi esplicitamente di avere una
manicatura in chiara, quindi in questo caso abbiamo del G10 avorio con un risultato estetico, c'è anche il video sul mio canale dove proprio lo faccio vedere in utilizzo, un risultato estetico molto molto bello, lavoro davvero ottimo di Giuseppe, che ha sostituito anche la parte dietro. Qui c'è il coltello, è fissato con un cavo di acciaio. Qui praticamente la costruzione, oltre ad abbellirlo, il coltello l'ha irrobustito anche, perché qui parliamo di un pezzo pieno di G10 lavorato, ok? E quindi anche a livello di robustezza, potete vedere il mio vecchio video, abbiamo fatto un upgrade non indifferente rispetto all'originale. Ringrazio Alessio Grillanda che mi ha ceduto questo coltello e che poi è diventato uno dei coltelli che amo di più, forse uno dei miei coltelli più belli. Perché sono qui oggi a farvi vedere anche il Laredo Bowie? Perché in questo breve video vi faccio anche un piccolo spoiler. Perché? Perché è giunto il momento di parlarvi di idea. Ormai sono diversi anni che conosco il maker Giuseppe Lovaglio, abbiamo fatto diversi lavori, ha realizzato diversi lavori per me, sui miei coltelli li ha customizzati, sono rimasto sempre stupito della precisione e della cura con cui effettuava i suoi lavori. E così un giorno parlando ci siamo detti: perché non creare qualcosa insieme? Quindi che cosa è successo? Che praticamente io mi sono occupato della parte del design e la parte del design è stata realizzata in base alla mia esperienza e quindi il fatto che negli anni io abbia maneggiato e provato diversi coltelli, ok? In questo caso specifico non parleremo di Bowie, ma parliamo di un coltello da bushcraft. E ho maneggiato diversi coltelli, oserei dire quasi i migliori sul mercato, e quindi io, complice la fiducia nella capacità realizzative di Giuseppe Lovaglio, le sue abilità e la cura con cui appunto realizza sia le sue customizzazioni che i suoi coltelli, e ci siamo trovati, no, con questa idea in comune di fare un coltello che sarà un coltello da bushcraft, quindi dalle linee molto semplici, quindi non parleremo di coltelli di queste dimensioni, parleremo di un coltello più piccolo. Vi faccio questo piccolo spoiler perché in questo momento è venuto il momento di anticiparvi qualcosa. E appunto io mi sono occupato della parte del design del coltello e Giuseppe ovviamente si è occupato della parte realizzativa del coltello. Quindi presto ci sarà questo coltello. Ovviamente da ambe le parti c'è sempre stato confronto incrociato e valutazioni di un progetto che è stato fatto con la complicità di entrambe le parti, no? Abbiamo visto quello che si poteva, non si poteva fare, le scelte costruttive, le scelte degli acciai, il rapporto, no, del tipo di coltello. Quindi posso anticiparvi che il maker Giuseppe Lovaglio, che ha fatto queste customizzazioni sui coltelli, poi sul mio canale trovate anche la presentazione del PK4, penso che ormai Giuseppe Lovaglio lo conoscano tutti nell'ambito della coltelleria, quindi un maker di questo livello, di questa bravura, ok? Abbiamo deciso di unire la nostra esperienza costruttiva da un lato e di utilizzo sul campo e di, appunto, utilizzo sul campo dall'altra, che riguarda il mio aspetto, per creare vogliamo creare abbiamo pensato di creare noi un coltello insieme, che presto avremo l'onore di farvi vedere, che vi porterò sul canale,
e niente, sono molto molto curioso di vedere, di sapere cosa ne penserete. Intanto il video si conclude qua. Qui penso che comunque vi ho parlato brevemente delle varie versioni del Cold Steel Trailmaster, un coltello che io adoro. Vi ho fatto vedere anche la versione customizzata da Giuseppe Lovaglio, quindi quando decisi di sostituire il Kraton, che dopo diversi anni si era un po' logorato, con un manico molto più robusto in micarta. E ovviamente vi ho fatto vedere anche il lavoro bellissimo, doveroso, più da vicino del Laredo Bowie. Ok? E non potevo non allacciarmi poi con l'altro discorso che vi ho fatto sul nuovo coltello che presto vedete sul canale. Che dire ragazzi, il video si conclude qua, fatemi sapere le vostre impressioni, restate sintonizzati, seguite il mio canale o comunque anche la mia pagina Instagram, Facebook. Da poco ho aperto anche la pagina Facebook Indio Knives and Axe, e restate sintonizzati che ne vedremo delle belle ragazzi. Un saluto a tutti, ciao!